Buongiorno ragazzi! Ciao, Ciao a ben tutti ritrovati, buongiorno. e benvenuti a Belgrado. Esatto, siamo nella capitale della Serbia, ma vi rendete conto? Belgrado, però i gradi sono pochi. Ci siamo svegliati stamattina con solo 5-6 gradi, faceva un bel frescolino. Un po' traumatico, però il cielo è spaziale perché è tutto azzurro, nemmeno mezza nuvoletta, quindi si va un po' coperti, però insomma ora sta uscendo il sole, quello bello riscaldante, quindi si sta meglio. C'è solo un venticello un po' freschino. Sì. Allora, breve riepilogo, abbiamo dormito in quell'area di sosta di Vita ai Camper, che di fatto poi è un parcheggio di un negozio di arredamento che ha avuto la bella idea di estenderla ai camperisti. Abbiamo dormito bene nonostante ci sia la strada principale praticamente di fronte a questo parcheggio, ma noi eravamo abbastanza cotti e quindi Infatti, abbiamo sì. dormito. No, Par Fortnite diceva che molta gente si lamentava del rumore, però sinceramente una volta che vi addormentate non sentite più nulla. Almeno noi, poi è soggettivo. Niente, stamani mattina il gestore del parcheggio non c'era, aveva lasciato un foglio, un avviso appeso, diceva di prendere l'autobus numero 35 per andare in centro e la fermata fortunatamente è proprio davanti al cancello. Ma c'è un ma. Ma c'è un ma. Essendo domenica abbiamo provato a bussare al vetro di un autobus, ma non si è fermato, forse non ha capito, non lo sappiamo, e abbiamo comunque visto che non ha la macchinetta a bordo per fare i biglietti. Noi non abbiamo i biglietti, non abbiamo nemmeno la moneta locale, Non abbiamo un dinaro. non abbiamo dinari. E quindi ci siamo fatti una bella camminata, una mezz'oretta, e siamo arrivati nel primo quartiere da visitare della città. Esatto, è un quartiere degno di nota, avevamo preso un po' di informazioni su Belgrado e questo quartiere è il cosiddetto quartiere bohemien della città. Si chiama Skadarlija ed è simile. È pieno praticamente di ristorantini, locali dove passare la sera. Noi ora siamo di mattina, ma già c'è un bel movimento, stanno già allestendo le tavole anche per il pranzo. È diventato famoso proprio perché non ci sono solo locali, ristoranti dove passare la serata, ma è un quartiere particolare, come dicevamo appunto. È stato un po' il fulcro, il punto di incontro di letterati, poeti, artisti. Quindi, come vi dicevamo, è diventato un po', diciamo, la Montmartre di Belgrado. Vagamente qualcuno lo paragona a Montmartre parigino. Noi ora siamo appena arrivati, però è carino perché in questa via principale ci sono tutti i ciottoli per terra, quindi poi ci sono tanti murales, è piuttosto variegato e colorato. Ci sono diverse statue, tra cui quella di un famoso artista serbo, lo scrittore e pittore Dura Jaksic. È dura. È dura. Qui vicino troviamo il famoso Teatro dei Dardaneli, che al tempo era un luogo di ritrovo degli artisti e degli intellettuali. La sua chiusura fece, diciamo, migrare gli artisti qui in questo quartiere bohemien. Questo movimento letterario ha dato vita ai kafana, sono dei veri e propri caffè, caffetterie nate nel 1500, pensate un po', dove appunto si riunivano questi poeti, intellettuali ma anche politici stessi e discutevano, sorseggiando i loro caffè, drink eccetera eccetera, discutevano di ogni cosa praticamente, dai matrimoni alla musica, alla poesia, all'arte, ma anche alla politica stessa. Ci siamo spostati di poche centinaia di metri e siamo arrivati in una delle piazze principali di tutto il centro della città. Siamo in Piazza della Repubblica e qui alle nostre spalle troviamo questa statua di questo signore a cavallo che fu colui che sconfisse l'impero ottomano, e proprio nel 1867, in occasione della liberazione dei serbi da parte del dominio turco, fu costruita la statua del principe Mihailo III. Tutti i nomi sono un po' complessi, quindi sulla pronuncia
prendeteci con le molle. Però abbiamo il sole che ci dà l'energia giusta per provare a portarvi in giro a scoprire queste bellezze. Un altro palazzo degno di nota è il Teatro Nazionale, che è questo qui a fianco, praticamente alla nostra sinistra, in bianco, fortemente voluto dal signore a cavallo, dal principe Mihailo, che purtroppo non riuscì a vedere completato perché lui fu assassinato prima. Adesso ci spostiamo per queste vie centrali, siamo praticamente nel quartiere storico della città. Statigrad si chiama per la precisione, e notiamo con piacere che è pedonale, quindi possiamo passeggiare e filmare senza essere arrotati. Esatto. Notiamo anche con piacere che ci sono tantissimi gruppi turistici con le guide che parlano varie lingue, quindi comunque è una città molto interessante e che si presta anche a essere visitata da grandi gruppi. Esatto, qui ci sono i palazzi storici più caratteristici di tutta la città. Esatto. E ora ve li mostriamo subito nella loro bellezza. È il nucleo, diciamo, è da qui che poi si è sviluppata tutta la città di Belgrado. Stiamo percorrendo una delle vie principali, qui abbiamo tutti i negozi delle grandi marche che ormai troviamo in tutte le metropoli di praticamente tutto il mondo, sempre i soliti marchi famosi, e andiamo verso un punto altrettanto famoso della città, oserei dire. punto cardine, ovvero verso la fortezza di Belgrado. Lungo il corso ci ha incuriosito questa galleria, siamo entrati e abbiamo visto una mostra fotografica dedicata a Vladimir Petković, giusto? Petković, Giusto. difficile. Che era, meglio dire, perché non c'è più, uno famoso storico dell'arte serbo, e pensate è stato anche un gran professore appunto all'università qui di Belgrado. Ma ora è giunto un momento di cambiare le nostre banconote. Entriamo dentro questo ufficio del cambio e vediamo quanti dinari riusciamo ad avere. Ecco qua i primi dinari, abbiamo potuto cambiare solamente le banconote di carta, avevamo anche 10 marchi di moneta ma quelle non l'hanno voluti, e quindi abbiamo 2300 dinari, che sono quasi 20 euro, quindi un pranzetto ci esce, no? Preoccupato di quello, Qui la faccenda si fa seria perché iniziamo a passare accanto ai ristoranti locali dove tutti stanno mangiando e ci sono dei profumi, dei sapori nell'aria che sono molto invitanti. Fede c'ha già l'acquolina, sapete, con il rivoletto che gli scende dalla bocca, ha cambiato espressione. Certo, ma questi soldi vanno spesi. Cioè ora c'hai soldi, ale, vai, è tutta vita. Nel frattempo abbiamo trovato anche un piccolo mercatino di cose artigianali. Io sono più attirato da quello. Io più per questi ristoranti dietro. Abbiamo scoperto una cosa che ci cambierà e svolterà la giornata, ovvero cercavamo questi famosi biglietti per il pullman, l'autobus, e abbiamo chiesto a questa ragazza che ha il chiosco qui davanti, e per fortuna parla inglese, e quindi ci ha detto: oggi è domenica ragazzi e tutte le corse dell'autobus sono gratuite, non avete bisogno di biglietti. Però poi ha fatto la battuta, ha detto: comunque se proprio lo volete comprare compratelo pure. Però ha detto, normalmente lei ha detto si fanno anche a bordo,
Probabilmente l'autobus che abbiamo visto noi era quello antiquato che non aveva la cassa con l'emissione del biglietto, perché oppure non l'abbiamo vista noi. non lo so. In ogni caso, a saperlo prima ci risparmiavamo una bella camminata. Però sì. questa cosa ci svolta, perché possiamo andare a visitare i posti più lontani, salire, scendere, fare come ci pare. Esatto, non volevamo fare gli incivili e salire sull'autobus senza biglietto, anche perché poi abbiamo letto che dei turisti sono stati multati perché trovati senza biglietto. Quindi insomma non ci sembrava corretto e abbiamo fatto un percorso a piedi, come avete visto. A saperlo, giusto? Vabbè, comunque una bella sgranchita ci stava di domenica mattina. Esatto. E ora quindi fame. Fame, aspetta, prima andiamo a vedere la fortezza. E siamo giunti davanti all'ingresso della fortezza di Belgrado. Abbiamo attraversato questo bellissimo parco con il sole pieno di fiori, di rose, è molto piacevole la passeggiata e conduce direttamente al Ponte Levatoio. Andiamo a scoprire questa bellezza. Qui alla nostra sinistra c'è anche il Museo dei Dinosauri, cioè praticamente un parco giochi per i bambini dove troviamo tante ricostruzioni dei dinosauri e anche degli ossari. Poi sotto c'è anche la didascalia, hanno spiegato, vedi, il tipo di animale e tutto. Superata questa imponente porta, questo portone bello massiccio, entriamo all'interno del primo bastione che troviamo, dove abbiamo l'esposizione di mezzi militari, cannoni, carri armati, rampe missilistiche. Un museo della guerra a cielo aperto praticamente. Esatto. Facciamo due passi e ve li facciamo vedere. Alcuni carri armati l'avevamo visti in maniera imponente quando siamo andati in Normandia, non so se avete visto il video, se non l'avete visto andate a guardarlo. Anche lì c'era un'immensa distesa di carri armati di tutte le stazze. Sì, è vero, nel museo a cielo aperto. Il museo a cielo aperto. E fa impressione pensare che insomma l'uomo abbia costruito queste macchine per uccidere altri uomini. Eh sì, fa veramente impressione. Voi sapete che ogni tanto noi facciamo queste riflessioni, però secondo noi il viaggiare aiuta anche a questo, aiuta a capire, a vedere e a creare degli interrogativi nelle nostre teste. Da pensare anche vedere i bambini che giocano attorno a questi carri armati, mi fanno ritornare anche a me bambino, quando giocavamo, insomma tutti quanti noi abbiamo giocato con i soldatini, con i carri armati di plastica, e pensare cosa c'è dietro è un po' preoccupante. Mentre parlava Fede, mentre parliamo, lì c'è uno scoiattolo, ci sentivamo un rumore sopra le nostre teste. Ora come fare? Comunque ci affacciamo dalla terrazza e vediamo lo skyline sulla città.
abbiamo già detto, siamo entrati all'interno della fortezza di Belgrado, che è una vera e propria città all'interno di questa grande città. Si trova in un punto veramente strategico, ovvero alla confluenza dei fiumi Sava e Danubio, perché non vi abbiamo detto che anche il Danubio, che già abbiamo incontrato a Budapest, arriva fino a Belgrado. È stato un luogo strategico per la difesa militare, tant'è che nel secondo secolo a.C. i romani lo scelsero proprio come sede difensiva. Nel corso dei secoli è stata più volte danneggiata, distrutta e ricostruita in varie fasi. È stata danneggiata soprattutto da eserciti dei Goti, Slavi ed Unni, e su queste rovine romane in seguito furono costruite delle vere e proprie roccaforti turche ed austriache. All'interno della fortezza, peraltro l'ingresso è gratuito, si possono trovare i resti di alcuni bastioni di epoca bizantina, ottomana ed austriaca. Ci sono vari punti d'accesso con pontili e maestosi portoni, e degna di nota è la torre dell'orologio, che è quella che si vede alle mie spalle. E noi percorriamo tutta la circonferenza esterna. Siamo arrivati in un altro punto cruciale, lì abbiamo un'altra porta d'accesso e qui sotto abbiamo anche un'area adibita al tiro con l'arco. I'm a third wheel on this broken car. You're a mess, just wanna get out. Varchiamo questo maestoso ingresso e andiamo nella parte più alta. Vediamo se possiamo salire anche sulle torri. Say you're sorry, hear her out. You're too proud, like a child. La cosa bella è che è tutto veramente aperto e accessibile. Tell and sort things out, but you know well as I. Mamma mia! Siamo quasi senza fiato, anche perché oggi di chilometri vi assicuro ne faremo tantissimi, ne abbiamo già fatti abbastanza. Ma poi è impegnativa la È salita qui impegnativa. al Torrione, belli scalini alti così, Belli quindi impegnativi. insomma c'è da arrampicarsi. Però ragazzi, il premio è questo qua alle nostre spalle, il Danubio. E non solo il Danubio, proprio vediamo esattamente l'incontro fra il Sava ed il Danubio, la confluenza dei due fiumi. Bello, è larghissimo. Lì c'è anche un'isoletta, perché lì c'è un'insonatura, il fiume fa tutto il giro, e qui hanno anche allestito questo ristorante su questo bastione. Keep it real, try to focus. What's the deal? Don't say it's hopeless. Remember the good times. Is it worth fighting for? Praticamente l'interno è diventato un grandissimo parco dove i locali vengono a passare le giornate e anche tanti turisti. You say you're sorry, I don't know why. You're too proud to work it out. You think time will tell and sort things out, but you know well that I never will if you don't. You never will if you don't. Se non ve la volete fare a piedi, c'è anche il trenino che vi porta a scoprire tutto il parco. I know deep down inside you already know. Abbiamo un po' rallentato, ci stiamo godendo veramente la giornata, anche perché nei giorni il passati sole. abbiamo camminato tantissimo e abbiamo bisogno un po' di goderci questo sole con questo bellissimo panorama. Si sta veramente d'incanto a quest'ora, e dobbiamo dire anche una cosa, che lo stomaco inizia a brontolare. Da te ti brontola da stamattina dopo colazione, cioè Sì. da subito li brontola. Però ora la camminata ha messo ancora più appetito, infatti ora proviamo a passare da quel versante e cerchiamo qualcosa da mangiare. Siamo giunti in un altro bastione super panoramico, meta di tantissimi ragazzi, ci sono anche delle gite tra l'altro. È super affollato.
Ci troviamo adesso in un altro bastione dove c'è una interessante mostra fotografica con molte fortificazioni. Sì, in realtà sono tutte fortificazioni per lo più medievali della Serbia. Quindi attira molto il turista, abbiamo visto, e dà anche indicazioni di dove trovarle, quindi molto interessante. Tra l'altro foto bellissime. Per un attimo ragazzi siamo tornati in Grecia. C'era questo negozio che fa i gyros pita al volo con di tutto di più dentro e ci siamo fatti tentare. Spariti i gyros pita, li abbiamo spazzolati. 1600 dinari, Esatto. che equivalgono Circa 12 euro. 12 euro, 6 euro l'uno, dai. Ora Con l'acqua. con l'acqua. Ora andiamo al centro commerciale, così andiamo al bagno e proseguiamo il tour della città. Guardate chi ho trovato! Che spettacolo! Come va? Come va? Guardate quanta gente a giro! È domenica pomeriggio e le vie della città sono gremite di persone. Bello, bella atmosfera. Maglietta a maniche corte poi, È freddo, fa lo stoico, ma è No, qui freddo. all'ombra è freschino, ma al sole si sta bene, dai. C'è molta escursione termica, al sole veramente scalda, però all'ombra c'è un vento freddo. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Tra i personaggi nati in questa città c'è Novak Djokovic. Lo conoscete, vero? Non ha bisogno di presentazioni. È nato proprio qui a Belgrado. Percorriamo un'altra delle vie iconiche della città, molto trafficata, e stiamo costeggiando il Palazzo Vecchio, che è enorme, gigantesco. I'll put the TV in the room. Non vi abbiamo dato le notizie principali di Belgrado, ovvero che è una città che ha raggiunto circa i 2 milioni di abitanti, situata a pochi metri sul livello del mare, perché non siamo in quota, circa 100-117 metri sul livello del mare, e ovviamente, per chi non se lo ricordasse, era la capitale della ex Jugoslavia, attualmente è la capitale della Serbia. Il richiamo ai colori della bandiera serba sul palazzo ci ha fatto venire in mente che non vi abbiamo dato queste informazioni. Il rosso, come per altre bandiere, ovviamente simboleggia il sangue versato nelle varie guerre. Soprattutto dice il testo che c'è anche un riferimento alla battaglia con il Kosovo, per l'indipendenza del Kosovo. Il colore blu rappresenta il cielo ed il mare, sì, il mare, perché inizialmente lo Stato della Serbia aveva lo sbocco sul Mar Adriatico, che poi ha perso quando il Montenegro nell'anno 2006 ha chiesto l'indipendenza, e quindi la Serbia è diventata uno Stato privo di mare. Ed infine il bianco rappresenta il colore dell'innocenza. Dal momento che praticamente quasi tutti gli stati dell'ex Jugoslavia hanno questi colori, si distinguono per i vari stemmi, e anche la Serbia ha il suo stemma con un'aquila al centro della bandiera, un pochino dislocata sulla sinistra.
Avevamo detto che avremmo preso il pullman, ma per ora la stiamo facendo tutta a piedi. Mannaggia. Anche perché comunque diciamo che il centro è abbastanza, come si può dire, circoscritto. È tutto qua. È tutto qua. Alla Però- fine i chilometri però ci sono fatti. Però vai. le gambe cominciano a farsi sentire. Quanti ne abbiamo fatti? Ma più tardi vi sapremo dire. Trying to be a part of whatever comes around. Looking for something that I can desire. E quindi ogni tanto ci fermiamo anche a riposare le gambe e a studiare quello che ci circonda. When you dance to the music. Al Gigatron ci dicono che l'iPhone 11 costa 55.000 dinari o dinari, come si dice? Dinari. Che sono circa 570 euro. Just a silhouette in flashing light, moving like a cat on the floor, shining like a falling star. Ci siamo fermati a prendere 2 biglietti dell'autobus perché abbiamo chiesto a più negozianti e ci hanno confermato che si paga anche la domenica, quindi la prima persona ci ha tratto in inganno. Esatto. Ci voleva tirare il bidone. O ci voleva far prendere la multa. Esatto. C'era la signora qui dell'edicola che parlava un po' inglese e quindi abbiamo chiesto: ma è vero che la domenica è gratis? Ha detto no. Ora non so se l'abbia detto perché voleva venderci biglietti anche lì. Comunque nel dubbio abbiamo preso 2 biglietti che valgono 90 minuti in totale. Possiamo fare più corse e dal momento dell'obliterazione 90 minuti. Li utilizzeremo per visitare le ultime attrazioni. Il prezzo del biglietto è 55 dinari. Ciascuno. Tears misting in her emerald eyes, as everyone was standing idly by, trying not to watch or intervene, as tears were streaming down her face, down her face. Try to let it go. Try to let it fall, to let it pass, to let it go. She held in her hand a ribbon of silk, so lightly that it would be caught in a breeze. She whispered words not meant to be heard. She started to shiver, though she didn't freeze. Try to let it go. Try to let it fall, to let it pass, to let it go. Quella che avete appena visto è la chiesa ortodossa più grande del mondo. Infatti, appena entrati, noi siamo rimasti a bocca aperta. Non ce la immaginavamo, cioè quando dicono grande è veramente grande.
Pensate un po', siamo nel centro di Belgrado e si vede da ogni parte, si vedeva questa cupola gigantesca, quindi avevamo letto qualcosa, ma siamo stati incuriositi dalla maestosità e siamo venuti a visitarla. Ingresso libero peraltro, quindi siamo entrati e è veramente, a parte luminosa, ma è soprattutto tutta tempestata di colore oro, mosaici, sontuosa, ecco, no, mi veniva l'aggettivo. Quindi veramente veramente grande. Non vi abbiamo detto però che si tratta del tempio dedicato a San Sava. Altri non era che Rasko Nemanic, colui che portò all'indipendenza da Chiesa ortodossa nel 1219. Divenne poi il primo arcivescovo della Chiesa ortodossa e in seguito anche santo. Il santo era talmente venerato che riuscì a muovere pellegrini da tutta l'Europa e i turchi, non vedendo bene questa cosa, diedero fuoco al monastero, riesumarono il corpo del santo e lo misero al rogo. Mamma mia. Dopo la fine del dominio turco fu costruito questo tempio, i cui lavori iniziarono nel 1935, ebbero diverse interruzioni, ovviamente a causa delle guerre, dei bombardamenti sulla città, per poi riprendere nel 1984 e stanno ancora in fase di ultimazione. Infatti vediamo qui nei dintorni che stanno costruendo la parte finale della pavimentazione esterna. Se è vero che questa chiesa si vede da ogni parte di Belgrado, la sua maestosità, la sua grandezza si percepisce soltanto quando praticamente ci siete sotto. Pensate un po' che la cupola centrale è alta ben 70 metri e è costruita in marmo travertino. È composta poi da 4 absidi laterali che di fatto compongono la croce greca. Ci sono delle torri che fungono da campanili con, pensate un po', ben 49 campane. E l'abbiamo sentita anche suonare pochi minuti fa. Sì, è veramente gigante, possiamo dirlo, è gigante la struttura e sicuramente abbiamo capito come mai gli è valso il primato mondiale di chiesa ortodossa più grande del mondo. Una cosa importante da sottolineare è, visto che ci troviamo ancora qui alla chiesa ortodossa più grande del mondo, riguarda proprio la religione. Non so se avete notato, nel passaggio dalla Bosnia-Herzegovina alla Serbia non abbiamo visto più le moschee e i minareti. Questo perché? Perché la Serbia è un paese che ha maggioranza di religione ortodossa. Pensate, l'85 e l'86% della popolazione professa appunto questa religione e soltanto la restante percentuale sono delle minoranze. Ragazzi, ci mancava il pane e abbiamo trovato, anche se è domenica, una panetteria aperta. Siamo entrati e la signora, molto carina, parla poco inglese, però ci siamo capiti a gesti. Praticamente ci ha venduto la pagnotta e costa questa 60 centesimi. Siamo rimasti sconvolti, ma Fede è rimasto ancora più sconvolto per il resto, perché ci ha dato delle banconote da 10 dinari l'una, che praticamente equivalgono a 7-8 centesimi, cioè alle nostre monete di rame da 5 centesimi. Qui c'hanno le banconote dello stesso valore. Allucinante, incredibile. Così abbiamo il pane per la cena. Yuppi, meno male ce lo siamo ricordato. Allora io ho dato una sbirciata a chilometri. Marta ancora non sa niente. Non so niente perché ancora vi sto lamentando del mal di gambe e di piedi. Sì. Però non me l'ha detto. Vi vogliamo far vedere un luogo iconico della città, che è questo palazzo qui alla mia destra. Cosa rappresenta questo palazzo? Ora ve lo diciamo. Ebbene sì, siamo di fronte al museo di Nikola Tesla. Penso che questo nome qualcuno di voi l'abbia già sentito. Fu un fisico, inventore e un ingegnere elettrico che nacque nel 1891 da una famiglia serba, appunto, in territorio croato, perché anticamente c'era l'unione dei territori, e successivamente naturalizzato statunitense. Infatti Nikola Tesla visse la sua vita e il suo lavoro professionale diviso fra questi due paesi, la Serbia appunto e New York. Tesla fece numerose scoperte, fra le quali quella più importante fu la bobina, chiamata appunto bobina di Tesla. Oltre a motori a corrente alternata, praticamente fu colui che facilitò la seconda rivoluzione industriale. Il museo alle mie spalle fu inaugurato nel 1953
e al suo interno raccoglie sale sia didattiche, diciamo così, con libri, manoscritti dell'autore, e anche sale interattive dove si possono provare, diciamo così, i suoi esperimenti. Quella però che vedete lì davanti è la fila per entrare. E questi che vedete sono i nostri piedi che iniziano a fumare. Lo facciamo anche noi un esperimento. Ci leviamo le scarpe e vediamo quanto fumo esce. No, scherzo, dai. No, facciamo una cosa. Io farei l'esperimento dell'autobus, dei biglietti. Facciamo. Vediamo se funzionano. L'esperimento che vogliamo fare adesso, visto che è tardo pomeriggio, abbiamo camminato tutto il giorno, appunto è di prendere e tornare da Charlie, farci una bella doccia e riposarci un attimo. E sì, è quello di... Santo Pullman. Pullman santo subito. Siamo arrivati. Ora dobbiamo solo attraversare la strada ma è un'impresa già. Io sto raggiungere zoppicando. Dai, gli ultimi 190 metri e poi vi diciamo quanti chilometri abbiamo fatto. E poi doccia. Avete presente il video di Valencia? Quanti chilometri abbiamo fatto quella volta? I più attenti lo sanno. Ve lo ricordiamo? Io sì. Quanti? 17. Ecco, secondo voi abbiamo fatto più o meno chilometri di Valencia? Non lo so, mi ricordo solo che ero devastata, come adesso, cioè il bacino mi va da una parte e le gambe dall'altra. Ci siamo un po' riposati, io mi sono già fatto la doccia, Marta se la sta facendo adesso, vi diciamo solamente i chilometri e poi chiudiamo il video perché siamo veramente cotti. Abbiamo fatto 15 chilometri e 200 metri, così giusto per non farsi mancare nulla. Chiudiamo il video qui, vi ringraziamo, vi saluta anche Marta dalla doccia. Ciao. E ci vediamo al prossimo video. A presto! Ciao! Mettete like! To decide to go on.